اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. L'Islam insegna in tutti i suoi testi sacri che la terra è piatta, questo sia nel Corano da parte della parola diretta di Allah che negli hadith della Sunna di Maometto che nei tafsir che sono i commenti al Corano. Per quanto riguarda la concezione della terra piatta si può dire che esistano sia dei riferimenti diretti che riguardano la descrizione che Allah fornisce per quanto riguarda la creazione della terra, sia delle altre deduzioni che si possono trarre sia dal Corano che dagli hadith che dai tafsir per quanto riguarda una serie di altri eventi astronomici come l'alba, il tramonto. Inoltre l'Islam dà anche ai musulmani tutta una serie di prescrizioni, una serie di regole, di consuetudini da seguire per quanto riguarda il Ramadan e la preghiera, che sono possibili soltanto se si considera la terra come una superficie piana. Per quanto riguarda questo, a fine video segnalerei anche una deduzione che riguarda il defecare verso la Kaaba, che è il sito sacro attorno al quale girano i musulmani quando stanno facendo il pellegrinaggio alla Mecca. Comunque iniziamo dalle descrizioni chiare che Allah fornisce quando sta parlando di come ha creato la terra. Come sapete Allah è un po' ripetitivo, ma io ci tenevo a elencarli tutti. E quindi abbiamo: Allah ha creato la terra come un letto. Allah ha disteso la terra e sopra ci ha messo le montagne e i fiumi. Allah ha disteso la terra e ha infisso le montagne. Allah ha disteso la terra e ci ha infisso sopra le montagne. Allah ha disteso la terra e quanto bene la distendemmo, perché ci tiene anche a precisare che ha fatto un ottimo lavoro. Allah ha fatto la terra come un tappeto. Allah ha esteso la terra. Allah ha disteso la terra. Allah ha disteso la terra. Questo per dire che le parole chiave che ci fanno capire che la terra è piatta sono questo verbo stendere, distendere, estendere, che ovviamente non si può applicare ad un oggetto rotondo, e poi ci sono due metafore, una è quella del letto e l'altra è quella del tappeto. Addirittura l'italiano, come sempre, è non è così tanto preciso come l'arabo oppure l'inglese. In inglese, ad esempio, ci sono 3 versetti in cui si parla di Allah che ha steso la terra come un letto, mentre invece in italiano è diventato come una culla. Sempre dall'inglese deduciamo, leggendo i tafsir, che come sapete sono o in arabo o in inglese, che Allah ha proprio srotolato la terra come fosse un tappeto. Quindi da queste immagini del tappeto e del letto, che poi in italiano è diventato culla in 3 punti, e di questo verbo di distendere, abbiamo questa immagine chiara della terra come superficie piana. Addirittura i verbi che usa il Corano in inglese sono ancora più eloquenti. Si parla di spread, spread out, laid out e anche laid out flat. Facendo un salto veloce negli hadith, ci sono molte conferme di questa concezione della terra piatta. Io ho pensato di segnalare quello che appunto mi sembra il più eloquente in assoluto. Maometto dice: Allah ha disegnato gli estremi del mondo vicini fra loro per il mio bene, e io ho visto la fine più a oriente e la fine più a occidente. Ovviamente se riesci a vedere gli estremi di qualcosa significa che quel qualcosa non è sicuramente rotondo. Andiamo avanti. Allora, adesso vediamo i riferimenti impliciti che di solito riguardano altri punti, riguardano altri argomenti come appunto l'alba, il tramonto, le prescrizioni da seguire per pregare, eccetera. Nella Sura 18 ci sono 2 punti in cui Allah spiega che il sole tramonta in una sorgente ribollente, che praticamente dovrebbe essere una pozzanghera, nel senso che l'inglese dice murky spring, che praticamente è una sorgente di acqua torbida. Poco dopo dice che il sole sorge in un punto ben preciso, e poi dice che c'è un popolo che non è ancora stato riparato da questo sole. Ad ogni modo, anche in questo caso abbiamo un punto esatto in cui il sole sorge e un punto esatto in cui il sole tramonta. Ovviamente anche questo è un errore da parte di Allah. La Sura 18, se in fase propedeutica volete iniziare a darle una lettura, è una sura molto importante sulla quale io voglio tornare fra poco tempo con un video che ci tengo molto che mi venga bene.
perché nella Sura 18, che è una sura che sembra più scritta da David Lynch perché spacca completamente il cervello di chi la sta leggendo, abbiamo un'unione fantastica fra il Corano e la Bibbia. Il problema è che io in fase ebraica della Bibbia sono un po' ignorante, quindi voglio prima prendere tutte le fonti che ho, capire bene, eccetera, e poi mettere insieme le due cose. Dalla Sura 18 scopriamo perché gli ebrei sono i più detestati in assoluto dall'Islam. Quindi è fondamentale riuscire a capirla, ma anche riuscire a fare un video ben fatto. Quindi ci metto un pochino, se intanto volete iniziare a leggerla. Andiamo comunque avanti. Nel capitolo 2 Allah dà alcune istruzioni per quanto riguarda il Ramadan e quindi spiega che non bisogna mangiare, non bisogna bere, bisogna anche astenersi dai rapporti sessuali dall'alba al tramonto. Ovviamente il presupposto del ragionamento di Allah è che tutti abbiano lo stesso ciclo fra il giorno e la notte che c'è in Arabia Saudita, e ovviamente noi sappiamo che non è vero, cioè Allah parte dal presupposto che la Terra è così e quindi tutti hanno lo stesso fuso orario più o meno, o comunque tutti possono beneficiare di questo ciclo fra il giorno e la notte. Ovviamente questo non è vero, ci sono molti apostati che dal nord della Gran Bretagna o dal nord del Ramadan, dal nord del Canada o dal nord del Regno Unito, quando riportano le difficoltà che avevano nel seguire questa religione, c'è proprio l'insostenibilità del Ramadan nel nord del mondo, che sicuramente non è sostenibile neanche in prossimità del Polo Sud. E io penso che se una persona voglia fare il Ramadan perfetto in Scandinavia, nel nord della Scandinavia, muore. Quindi anche da questo scopriamo che Allah ha dato per scontato che tutti avessero questo ciclo di giorno e di notte. Ed è interessante questo, secondo me, anche per un altro motivo. L'Islam si propone come religione definitiva, l'unica vera religione che ha già abrogato l'ebraismo e il cristianesimo, perché nel manuale di Sharia che posseggo, che spesso cito, c'è proprio una sezione intitolata Judaism and Christianity are abrogated. Il cristianesimo non esiste più, l'ebraismo non esiste più. Esistono purtroppo però ancora gli ebrei e i cristiani, questo è il problema. Ovviamente la presupposta universalità dell'Islam non è fattibile, non è possibile, perché muori se fai il Ramadan al Polo Sud oppure al Polo Nord. E questo è anche interessante. Nel capitolo 17 Allah dà le istruzioni per pregare, anche in questo caso si riferisce ad un ambiente in cui c'è un ciclo di giorno e di notte, in cui è sostenibile pregare all'alba, a mezzogiorno, al tramonto, ma se abiti appunto in punti più prossimi al Polo Sud o al Polo Nord, ovviamente non puoi seguire, non è sostenibile interrompere il sonno e 2 ore dopo svegliarsi e pregare di nuovo. Nel capitolo 2 Allah dà le indicazioni per la Qibla. La Qibla è la direzione verso la Mecca. È la direzione appunto per pregare che tutti i musulmani ancora oggi usano, ma è la direzione che avevamo visto anche per quanto riguarda lo sgozzare l'animale, per quanto riguarda la macellazione halal, che ovviamente non è sostenibile. In quel caso avevamo visto questa macellazione nel Michigan, se non erro, comunque negli Stati Uniti, e ovviamente non ha nessun senso dagli Stati Uniti cercare la Mecca. Quindi anche in questo caso abbiamo un ulteriore problema. E poi vi spiego, perché io ho cercato sul sito delle Fatwa per vedere se avessero abrogato questa consuetudine di girarsi, di cercare la Mecca, e ho trovato di peggio, quindi non solo non è stata abrogata, ma c'è anche dell'altro. Anche negli Hadith abbiamo varie conferme del fatto che anche Maometto quindi considerasse la terra come una superficie piatta, e fra tutti gli Hadith ho pensato di selezionare il più delirante in assoluto, che vi leggo così com'è, non è mia responsabilità i contenuti, io traduco soltanto. Chiedono a Maometto: sai dove va il sole al tramonto? Maometto risponde: il sole scivola finché raggiunge il suo luogo di riposo sotto il trono. Il trono suppongo che sia il trono di Allah.
Quindi il sole cade prostrato e rimane lì finché non gli viene chiesto: alzati e vai nel luogo da cui sei venuto. E poi il sole torna indietro e continua ad alzarsi dal suo luogo di ascesa e poi scivola fino a raggiungere il suo luogo di riposo sotto il trono e cade prostrato e rimane in quello stato finché non gli viene chiesto: alzati e torna al luogo dal quale sei venuto. E il sole ritorna ed esce dal suo luogo di ascesa e poi scivola in modo così normale che la gente non ci vede nulla di strano, finché non raggiunge il suo luogo di riposo sotto il trono. Allora gli dice: alzati ed emergi dal luogo in cui sei tramontato, ed il sole sorgerà dal luogo in cui è tramontato. No, chiedo scusa, mi sono ricordata dei tafsir che hanno questo modo di comunicare, di scrivere, dove dicono che Gesù è uscito da un buco nel soffitto. Pardon. Bene, ora che sappiamo che quindi la Terra è piatta, sia secondo Allah che secondo Maometto ovviamente, io ho di proposito spulciato il sito delle Fatwa, dove ci sono tutta una serie di opinioni, che sono opinioni autorevoli da parte delle autorità islamiche, che sono siti appunto dove i musulmani talvolta si recano per fare delle domande su delle cose che non hanno capito, non sanno come comportarsi. Allora, questa Qibla, cioè la direzione verso la Mecca, non è stata abrogata. Io mi aspettavo una fatua del tipo: la terra è rotonda, la terra non è piatta, quindi non ha nessun senso che cerchiate la Mecca se abitate in Australia o a Santiago del Cile, però se volete tenerla come consuetudine, avere un punto simbolico, però sappiate che non ha senso, l'importante è che preghiate. No, non solo non ho trovato questo, quindi continuano a pensare che la terra sia piatta sulla base di questa ricerca di La Mecca, ma ci sono dei musulmani che prima di un lungo viaggio aereo si sono posti il problema di come fare a pregare dall'aereo se non sanno dove sia la Mecca. Per questo motivo molte autorità islamiche rispondono innanzitutto di usare delle app che io poi ho scaricato e vi dico i risultati, e secondo queste app, che sono una frode, si riesce a trovare la Mecca, ma anche lì non ha senso. E poi c'è anche ad esempio un'autorità islamica che dice di pregare comunque anche dall'aereo, e dice che si può chiedere al pilota poco prima di decollare da che parte sia la Mecca. Riuscite a immaginare il pilota che si vede arrivare una persona, magari vestita come l'Ayatollah Khomeini o come i sauditi, i principi sauditi, che gli chiede: scusi, prima di decollare mi dice da che parte è la Mecca? Pardon. Per quanto riguarda l'app, ce ne sono tantissime, io ne ho scaricata una ed effettivamente mi ha detto che la Mecca più o meno era verso di là, però non ha senso, anche perché io nel telefono non ho una bussola, quindi ad esempio la bussola normalmente nel mio telefono non funziona, con tutto che la bussola ti segna una calamita che è il Polo Nord. La Mecca non è una calamita, quindi queste app sono delle frodi. Quindi perché l'Islam continua a prendere in giro i musulmani? Non mi piace questa cosa di prendere in giro le persone. E poi a un certo punto, siccome ero in ossessione con la Qibla, ho chiesto ad un'amica argentina che abita in Argentina se poteva scaricare anche lei quest'app, e oltre ad avermi chiesto: Paola, sei completamente impazzita, l'ha scaricata, mi ha assecondata, quindi ringraziamola, e l'app le ha detto dov'è la Mecca dalla periferia di Buenos Aires. È una frode conclamata, perché devi prendere in giro le persone? Poi c'è anche un ulteriore problema. La Sunna di Maometto dà tutta una serie di indicazioni per quanto riguarda anche l'andare in bagno, tutte abbastanza stranine, bizzarre. Fra queste c'è il divieto assoluto di fare la pipì o di fare la cacca girati verso la Mecca. Non solo, ma non bisogna neanche dare le spalle alla Mecca, quindi Maometto dice di girarsi per fare la pipì o la cacca verso est oppure verso ovest rispetto alla Mecca, che anche questo non ha molto senso. Ora, siccome la Terra è rotonda, in qualsiasi punto tu sia, sei girato verso la Mecca.
se questo mio pensiero è vero, sono 1400 anni che tutti i musulmani fanno la pipì e la cacca girati verso la Mecca. Ci vediamo presto, ho in scaletta tantissimi altri contenuti, fra cui il momento fantastico in cui scopriremo chi avrà ragione fra gli ebrei e Maometto, però come dicevo voglio farlo proprio bene quel video. E poi sto anche preparando una specie di documentario, nel senso che è un video molto lungo, che riguarda solo un aspetto del conflitto fra Israele e palestinesi. Anche questo sarà un video molto importante e iper laborioso perché devo attaccare i sottotitoli, tradurre tutto, appiccicare le scene, però ci tengo molto che anche questo venga, diciamo, diffuso e pubblicato. Prima di questo, prima della Sura 18, ho tantissimi altri contenuti da pubblicare. Penso che fra i prossimi ci saranno bere l'urina di cammello, ma mi compro la Fanta oggi al supermercato, così faccio il video così, e l'incesto, che anche questo va visto, e poi la facoltà degli uomini musulmani di sposare una bambina, e anche questo è molto importante. Quindi ci vediamo prestissimo, grazie mille, ciao, alla prossima!